In assoluto non si può non pensare al territorio delle Langhe Roero se non si pensi alla panna cotta come il dolce di riferimento. La panna cotta è stato ed è il dolce di riferimento per questo territorio, ma è diventato anche un must di questo territorio nel mondo. La panna cotta è forse il dolce più facile da realizzare, ognuno lo può personalizzare come meglio crede, e inoltre ha una facilità esecutiva che gli permette di svilupparsi facilmente anche in altri paesi dove le preparazioni non hanno necessariamente la tecnica o le macchine per poter eseguire questa base. La base si fa con una parte di latte, una parte di panna, e poi ci sono degli elementi aromatici che entrano in gioco. Noi oggi la facciamo con un liquore molto italiano. Invece di mettere il rum aggiungeremo una parte di amaretto, che è una tipicità tutta italiana, e ha questo profumo, questo retrogusto, questo aroma in particolare al naso che ricorda le mandorle amare, e questo ci porta sicuramente a un'identità molto italiana. Zucchero e gelificante. In questo caso usiamo una gelatina vegetale, non tanto perché vegetale è meglio, ma perché vogliamo dare anche un'identità nuova a questa preparazione. Normalmente si fa con la gelatina in fogli, che tutti chiamano colla di pesce, ma che nella terminologia corretta si chiama gelatina in fogli. È ottenuta dal collagine degli animali, in modo particolare la pelle del maiale, ovviamente rettificata, pulita, e origina questo gelificante che è facilmente utilizzabile. Lo useremo oggi in un'altra ricetta e quindi avremo modo di vederlo. Mettiamo il nostro latte a scaldare, cominciamo a fargli raggiungere l'ebollizione e insieme al latte, prima che raggiunga l'ebollizione, aggiungiamo l'agar-agar e aggiungiamo lo zucchero. Diamo una mescolata. Quello che conta in una panna cotta è ottenere un prodotto che non sia troppo rigido e che sia sufficientemente elastico. Nel frattempo prepariamo il nostro frigorifero di abbattimento e lo battiamo in positivo per i dolci. Oggi la tecnologia ci ha permesso di avere molto come prodotti e materiali e la possibilità di scegliere le curve di abbattimento in un abbattitore sono fondamentali. Calcolate che una gelatina come la Gar-Agar, una densante come la Gar-Agar, è una densante che tira a temperature più alte, mentre una densante come la gelatina in foglia ha necessità di arrivare a temperature sotto i 20 gradi per cominciare a iniziare la sua gelificazione, e non solo, i tempi di indurimento devono essere piuttosto lunghi per quanto riguarda la gelatina in foglie. Se si cerca di accelerare il processo, la qualità del prodotto finito non è mai ottimale. Facciamo scaldare anche la panna. Abbiamo raggiunto l'ebollizione con il latte e la Gar-Agar e adesso facciamo arrivare a ebollizione la panna e poi mescoliamo i due elementi.
Uno mi potrebbe dire, ma perché non mettiamo tutto insieme che tanto è la stessa base? In realtà l'agar-agar lavora male all'interno di un grasso e quindi la panna la aggiungiamo successivamente al temperamento e all'ebollizione dell'agar-agar nel latte. Dobbiamo lasciar tirare un attimo il preparato. Nel frattempo prendiamo un'altra casseruolina e andiamo ad inserire le pesche che ho già scottato con il moscato e lo facciamo condurre all'ebollizione e avremo le nostre pesche ben cotte per poterle fare un abbinamento con la panna cotta. Le pesche sono un altro grande classico di questo territorio, pesche, cioccolato e amaretti. Ecco il motivo di cercare di abbinare due elementi che sono importanti per questo territorio e che sono di identità. Quindi una panna cotta con gli amaretti, le pesche, il cioccolato, insieme a un liquore nella panna che aggiunge questa aromaticità che si avvicina molto alle nostre pesche. Le pesche le facciamo cuocere nel moscato, quindi aggiungiamo una nota dolce con un profumo di zagari, di un profumo d'arancio, un profumo molto piacevole per quello che riguarda il nostro prodotto. Siamo arrivati a ebollizione, aggiungiamo la panna all'agar-agar, riportiamo un attimo a bollore e poi andremo a inserire negli stampi. È arrivato a ebollizione anche il vino e anche la nostra base di panna. Prima di inserire gli stampi andremo ad aggiungere il liquore, una mescolata leggera, lasciamo riposare in modo che compenetrano gli aromi e si sviluppa una base aromatica della preparazione. Dobbiamo far sì che le nostre pesche cuociano ma che non perdano la forma. La pesca che abbiamo utilizzato è una percocca che è ideale per le cotture, ha una pasta abbastanza resistente e possiamo abbassare un po' la temperatura in modo che vada quasi a zero e andiamo a organizzare la preparazione del dolce. Ho portato degli stampi che sono poco utilizzati oggi. Oggi si tende a utilizzare sempre di più uno stampo in flexipan per queste preparazioni. Mi sono portato questi stampi che sono la storia della pasticceria e della gastronomia italiana e non solo, e su questi stampi che hanno forme anche molto piacevoli andremo a inserire i nostri elementi. Prima di utilizzare uno stampo, oltre che il fatto che devono essere puliti, li andiamo a bagnare leggermente all'interno con acqua fredda. Quindi abbassiamo un po' la temperatura del nostro composto, mandarla sotto zero perché il flexipan tende a rimanere morbido e quindi il nostro prodotto quando lo sformate non riesce a mantenere bene la forma. A questo punto andiamo in abbattitore. Abbiamo detto che l'abbattitore è a temperatura positiva, impiegherà
circa 30 minuti e intanto noi ci organizziamo con le altre basi. Abbiamo preparato un contenitore con dell'acqua calda che servirà per sformare le nostre panne cotte e abbiamo preparato un tagliere per andare a tagliare le nostre pesche che sono pronte. Come potete vedere è rimasta molto brillante, gli zuccheri contenuti nel vino tendono a lucidare tantissimo la preparazione. Andiamo a spicchiarle in modo da avere un prodotto da poter presentare bene sul piatto e non sarà una preparazione che ricerca una forma precisa, ma un po' più casuale. Scaldiamo un po' l'acqua per averla ben calda, andiamo a inserire il nostro stampo velocemente, lo andiamo a battere lateralmente. Dobbiamo far sì che l'aria entri all'interno dello stampo e gli permetta quindi di uscire nella sua forma più bella. Non servono coltellini, tutte le volte che si sforma un prodotto stampato bisogna avere l'accortezza di batterlo più lateralmente che verticalmente. Detto questo, abbiamo rovesciato la nostra panna cotta. La bellezza di questa panna cotta è la sua purezza del bianco. Come vedete, il passaggio successivo è sbriciolare degli amaretti, ma in modo così non ordinato, pezzi grandi e pezzi piccoli. Poi di seguito vado a posizionare le pesche che saranno l'accompagnamento alla nostra panna cotta. Le pesche danno un colpo di luce a questa preparazione e in ultimo, visto che le pesche devono ricordarmi questo amaretto e cioccolato, ecco, vado a grattugiare leggermente, proprio leggermente, un po' di cioccolato senza andare a intaccare la bellezza della panna cotta, questa purezza di bianco. La lascio estremamente naturale.